No vabbè, non ce la faccio a registrare, chiudo la finestra e vi faccio vedere subito. Ho fatto quasi il disastro, stavo per buttare giù la telecamera. Comunque non notate niente di strano? Guardate, si intravede il computer dietro di me e sto riprendendo con la fotocamera notturna di questo Doogee. Ma è una figata pazzesca, guarda, vi faccio vedere anche il retro. Purtroppo non riesco a farvi vedere il retro della telecamera perché non si vedono i 4 LED ad infrarossi, ma vi faccio vedere un'altra figata. Ruoto la telecamera, ma guardate che cos'ho qui. Ok, si vede solo col telefono perché siamo completamente al buio. Guardate, accendo la torcia. Che figata è! Cioè, in realtà a guardare così sembra quasi un videogame. Cosa dite? Questa qui è la torcia ad infrarossi che vi arriverà in dotazione con lo smartphone, almeno penso, spero, non solo acquistandolo dalla Cina. Come vi sembra? Cioè, sarà una figata pazzesca. Figata pazzesca. Cosa dite? Facciamo così la recensione? Spengo la torcia. Ciao a tutti e benvenuti su YouWin Vlog. No? Ciao a tutti, oggi voglio far vedere questo Doogee S96 Pro. Ma avete visto di cosa è capace? Fin da subito ha attirato la mia attenzione questo smartphone e infatti Doogee me l'ha spedito subito ad ottobre e guardate, ora siamo in aprile, appena iniziato aprile e niente, sono passati un po' di mesi. Sui vari social ho spiegato un po' cosa è successo, insomma diciamo che si è perso da dicembre in poi e poi mi è arrivato casualmente così, dal nulla. Forse quelli delle poste si sono divertiti un po' a smanettarci dietro, dovevano ben capire cosa fosse, che cosa avesse di speciale questo smartphone, perché in abbinata troverete anche questa torcia di infrarossi. Guardate, spostate gli occhi perché dà fastidio, non è vero, si intravede appena un piccolo LED qua dentro, vedete che si intravede un po' il rosso e si vede solamente con la telecamera notturna. È assolutamente una figata. All'inizio non riuscivo neanche ben a capire come funzionasse e c'è anche un filo di zoom, o meglio per avere un fascio di luce molto più ristretto e preciso. Sinceramente non so se acquistando lo smartphone su Amazon si trova in omaggio questa torcia, perché non si trova assolutamente nulla a riguardo, forse lo riceverete solamente se lo acquistate negli store cinesi. Insomma, Doogee non mi ha detto niente a riguardo. Comunque la torcia non la si usa praticamente mai e io utilizzo sempre i 4 LED ad infrarossi che ci sono già qui preinstallati nel telefono. Comunque andiamo con ordine perché nella confezione di questo Doogee maxi confezione, perché c'è tutto l'occorrente a partire dal caricabatterie da 18 watt, sebbene lo smartphone ne supporti 24. Poi c'è il cavettino di ricarica Type-C e in dotazione c'è addirittura una pellicola aggiuntiva con i relativi panni per la pulizia. C'è anche una sottospecie di rampino per aprire il vano SIM, si apre tranquillamente anche con il dito e poi c'è un laccettino per il polso che lo potrete far passare direttamente qui. Insomma, non è proprio l'ideale per tenere il telefono al polso perché ha un peso di 310 grammi. Come ogni rugged insegna, il peso è sostanzioso, come anche le dimensioni. Però a me gli smartphone rugged, soprattutto di Doogee, mi piacciono veramente un sacco. Con questa costruzione tutta in stile militare con le viti in evidenza e comunque alla scocca in alluminio, 50% più o meno di alluminio e il resto compreso la back cover che è in plastica, ma plastica gommata e sembra piuttosto resistente. Mi piace un sacco la scritta Doogee qua sotto che è un po' in rilievo e fa tenere appena rialzato lo smartphone per non andare ad ostruire lo speaker posto qua sotto, speaker mono di bassa media qualità. Insomma, diciamo che guadagna qualcosina perché non è ostruito come tutti gli altri rugged, si appoggia su un piano e non si sente più nulla. Sopra ci sono le 4 fotocamere e sono leggermente incassate perché vedete questo bordo circolare è leggermente più in fuori, quindi protegge un pochino anche il vetro dei sensori.
C'è il LED ad infrarossi, o meglio i 4 LED ad infrarossi, e anche il flash LED è molto potente rispetto agli altri smartphone, vedete anche quanto è grande. Ci sono le classiche certificazioni, quindi impermeabilità al 100% e supporta temperature glaciali e anche temperature estreme a più 70 gradi. Poi le colorazioni disponibili sono questa qui, che è l'arancio, a mio parere la più bella e la più tamarra, e poi c'è anche la colorazione verde e la colorazione nera, un po' più anonima. Per quanto riguarda i tasti, troviamo il tasto di sblocco posto qua sopra perché è proprio a parte. Lo sblocco tramite impronta digitale posto qua sotto, che non è un vero e proprio tasto, basterà semplicemente appoggiarci il dito. Funziona piuttosto bene, però guardate quanto sono vicini tutti i tasti, e molte volte quando vado ad alzare il volume spengo lo schermo, e preferisco avere lo sblocco con l'impronta sopra al tasto d'accensione, ma hanno fatto questa scelta e diciamo che l'approvo perché almeno il sensore funziona bene. Dalla parte opposta c'è lo slot per il carrellino SIM che supporta fino a 3 slot, quindi 2 nano SIM, solamente 4G per entrambi le SIM, e micro SD se volete espandere la memoria. Qua sotto c'è il tastino programmabile a 360 gradi, ci potete impostare l'apertura di una determinata applicazione, oppure come nel mio caso se fate il doppio tocco, io l'ho impostato così, doppio tocco attivate la torcia, pressione prolungata effettuate lo screenshot. Invece qua sotto allo sportellino di gomma, a sorpresa troviamo anche un jack audio da 3,5 mm per il microfono e Type-C per la ricarica. Non vi ho detto nella confezione, mi è venuto in mente adesso, ci sono anche gli auricolari con il cavo di media fattura, buoni per le chiamate. Non manca il LED di notifica accecante, guardate è arrivata proprio una notifica ora, e se avete lo smartphone proprio davanti agli occhi dà quasi fastidio. Il LED illumina solamente in blu, in rosso e in verde, almeno c'è, e quindi sono piuttosto contento. Invece per quanto riguarda le prestazioni, al suo interno c'è un MediaTek Helio G90T, a meno se vado a controllare tramite le applicazioni mi dice che è questa CPU, invece se vado a controllare online mi dicono che è la G90. Comunque non cambia molto, cambia un pelo le frequenze che sono un pelino più grandi nella versione T, ma nell'uso quotidiano non cambia assolutamente nulla. Questa CPU è equiparabile a uno Snapdragon 720G, almeno io l'ho provato con mano sul Redmi Note 9S e già l'anno scorso andava molto bene. E comunque è una CPU con un anno e mezzo sulle spalle, e direi che funziona molto bene. Poi al suo interno ci sono 8 GB di RAM, che a mio parere sono anche troppi, perché se vado a controllare il consumo della RAM noto sempre che ci sono quei 3-4 GB liberi, anche se tutte le applicazioni sono aperte, quindi la RAM è esagerata, forse non serviva così tanta, però può sempre risultare utile. Poi ci sono 128 GB di spazio per l'utente e, come vi dicevo, sono espandibili tramite micro SD. Nulla di invariato per quanto riguarda le connettività, troviamo il classico Wi-Fi dual band che ha una buona ricezione, il 4G, l'NFC per i pagamenti, GPS con tutte le ultime tecnologie e il Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda il segnale l'ho trovato buono, ma forse un pelo sotto alla media, almeno io, come dico sempre, sui telefoni 5G trovo una qualità migliore del segnale, e infatti i telefoni 4G come questo caso il segnale è leggermente inferiore, comunque nessun problema. La capsula auricolare si sente molto bene, ha un buon volume, e vi ricordo che si possono anche registrare le telefonate senza installare un software aggiuntivo. La vibrazione è nella media, gli darei un 7 su 10, vibrazione non così netta come piace a me, o comunque la classica vibrazione da rugged. E poi una nota negativa: quando si riceve una telefonata la maggior parte delle volte vi trovate lo schermo nero quando si avvicina il telefono all'orecchio, e quando lo togliete dall'orecchio lo schermo rimane sempre nero. Si vede che il sensore di prossimità è un po' addormentato, non so bene il perché, quindi dovrete andare ad agire sul tasto accensione anche 2-3 volte. Non so, si vede che va in fase REM quando si riceve una telefonata, e per riaccendere lo schermo dovete intervenire più volte sul tasto accensione. Ci sono telefoni che
quando avvicinate lo schermo all'orecchio iniziano a lampeggiare di continuo, invece questo lo schermo si spegne, così sicuramente non andrete a toccare tasti accidentalmente. Per quanto riguarda il display, direi assolutamente nulla di nuovo, è sempre il classico display da rugged, chiamiamolo così, visto anche sull'S58 Pro, provato qualche mese fa. È il classico IPS HD Plus 720x1520 pixel e con una densità di pixel di 270 ppi, ovviamente a 60 Hz. Non manca anche il classico effetto ghosting nello scorrimento delle pagine, si vede sempre questo effetto scia, non così tanto evidente su questo pannello, però si vede soprattutto se confrontato con un altro smartphone che ha un display migliore. L'ho utilizzato in questi giorni per lo streaming di DAZN, guardando un po' la MotoGP e anche per Prime Video, nessun problema, lo supporta senza problemi, però ovviamente arriva solamente in qualità HD. Ci sono le classiche gesture a bordo schermo, gesture anche presenti, come vi dicevo, con il tastino qui apposito personalizzabile e gesture anche con l'impronta digitale, un po' gesture a 360 gradi, così lo personalizzate come volete voi, e purtroppo manca l'unica gesture che a me piace, il doppio tocco per il risveglio. Sicuramente andrà a risparmiare sulla batteria che è da 6350 mAh, batteria assolutamente enorme, vi durerà tranquillamente 3 giorni con un utilizzo normale e 2 giorni con un utilizzo ultra stress, quindi batteria a dir poco infinita. Come sempre negli smartphone Doogee non riesco a farvi vedere le statistiche dello smartphone, ma almeno quelle 10 ore di schermo si riescono a fare. Queste statistiche su questo marchio qui non si riescono a vedere, dice sempre che i dati non sono disponibili. Comunque fidatevi, la batteria dura parecchio e si ricarica a 18 watt, supporta fino a 24, ma il caricatore di trazione è da 18 watt, si ricarica proprio da 0 a 100 in 2 ore e mezza, quindi non velocissimo. Ma c'è anche un'altra comodità che è la ricarica wireless. Sì, lui supporta la ricarica wireless a 10 watt. Ovviamente però i tempi di ricarica sono molto più lunghi, se non raddoppiati rispetto al cavo, però ricaricarlo wireless, quindi senza fili in notturna, è una comodità pazzesca. Qui arriviamo alle fotocamere direi da medio gamma, in buone condizioni, si comportano bene, almeno per quanto riguarda la main camera che è da 48 megapixel, che crea ottimi scatti in buone condizioni di luce, colori molto vividi e le foto vengono minimamente compresse, perché pensate che ogni file di una foto scattata con questo smartphone è dai 10 ai 15 mega, mi è capitato addirittura una foto a 18 mega, non so perché, sembra quasi una foto in RAW, però purtroppo con scarsa luminosità si perdono un sacco di dettagli un po' slavati, e qui si nota veramente che la camera è da medio gamma. Però ci viene anche in soccorso il flash LED potentissimo, quindi se volete effettuare scatti con la main camera e attivate il flash, vi assicuro che illumina parecchio. Poi c'è la grandangolare da 8 megapixel, classica grandangolare, che ha un'apertura pazzesca di 130 gradi, sempre comodissima, ma si perdono un pochino di dettagli, ma anche colori un po' spenti, come vedete voi se la confrontate con la main camera. C'è pochissima stondatura ai lati, quindi tutto sommato è buona in diurna. Non può mancare anche la classica macro da 2 megapixel, però è sempre la solita, ma soprattutto questa ha una qualità, darei quasi l'insufficienza per l'obiettivo macro. Finalmente il sensore più interessante, che è quello di Sony da 20 megapixel, quindi in notturna riuscirete a vedere qualunque cosa, in abbinata ai 4 LED ad infrarossi. 4 LED che sono leggermente visibili, però direi che tanta roba avere un sensore del genere sullo smartphone. Per quanto riguarda la qualità, se guardate bene non ha una qualità pazzesca, nel senso, io pensavo una telecamera notturna, inquadri da vicino e in automatico con l'autofocus mette a fuoco il soggetto, invece si vede sempre un pochino sfocato. Sinceramente non ho mai provato un sensore ad infrarossi, nessuna telecamera ad infrarossi, quindi non so se in realtà questa è
una buona qualità o meno. Comunque vi assicuro che di notte si vede molto bene e si vede ad una distanza senza la torcia di 15 metri circa senza problemi. Voi direte, ma quando vai a utilizzare questa telecamera? La stessa cosa che ho pensato anch'io, ma solitamente quando vado, vi svelo questa cosa, quando vado verso il letto, invece di accendere la luce, cosa faccio? Doppio tocco sul tasto laterale personalizzabile, vado verso il letto e illumino il percorso per andare a dormire. Invece in questo caso cosa faccio? Non faccio luce, non do fastidio a nessuno, attivo la fotocamera notturna e vado verso il letto. Comodissimo, guardare lo schermo e vedere dove si va. Poi infine c'è la camera anteriore da 16 megapixel, direi che qui c'è appena la sufficienza, non mi ha soddisfatto per nulla, perché ho trovato una buona qualità nell'anteprima della foto e quando si va a rivedere lo scatto anche semplicemente in galleria, i soggetti inquadrati non sono praticamente mai a fuoco e hanno una qualità direi molto scarsa. Forse è un problema di gestione software. Fotocamera anteriore almeno per il momento bocciata. Per quanto riguarda le registrazioni che con la main camera arriva fino a 4K 30 fps, con la grandangolare non si può registrare alcun video, ma si può registrare con la fotocamera notturna e invece la fotocamera anteriore passa in Full HD 30 fps. Direi che tutte le riprese video non hanno la stabilizzazione, quindi dovrete avere una mano molto ferma e soprattutto con la main camera la qualità non è neanche male, però gli manca sempre la stabilizzazione. Peccato, direi che non è un telefono assolutamente per videomaker. Invece come prestazioni direi che ci siamo, sebbene sia una CPU vecchiotta, almeno ha già, come vi dicevo, un annetto e mezzo sulle spalle. Direi che tutte le operazioni quotidiane le svolge alla perfezione, sia dall'apertura dei social, dalla creazione delle storie, dalla visione delle storie. Ho trovato l'esperienza utente molto fluida, direi esperienza da medio gamma, perché l'unica cosa che dovete fare è aspettare quel secondino e mezzo in più nell'apertura delle app, però direi che esperienza utente buona. Comunque monta Android in versione stock, Android versione 10 con le patch di sicurezza, primo aggiornamento firmware alla prima accensione, patch aggiornate a gennaio 2021, quindi neanche così vecchiotto, non sembra essere trascurato questo smartphone, almeno per ora, per quanto riguarda gli aggiornamenti. Al suo interno non ci sono tantissime applicazioni, non ci sono almeno le classiche applicazioni spazzatura, però c'è sempre la cassetta degli attrezzi che contiene al suo interno le applicazioni classiche che troviamo su Dugi, la bussola, la livella, il fonometro, ed è presente anche la radio FM. Per quanto riguarda il gaming, viaggia molto bene, provato con Call of Duty e soprattutto stressato per bene con il nuovo Crash Bandicoot. Non so se l'avete mai provato, il nuovo Crash uscito la settimana scorsa, simile a Temple Run, più o meno. Direi che è molto divertente, si comporta bene in gioco. L'unica cosa che solitamente sui rugged non capita è la temperatura. Quando si gioca si surriscalda un pochino sopra alla media. Secondo me questa CPU MediaTek, non so, scalda un pochino troppo, però almeno le prestazioni non ne risentono. Direi che siamo arrivati alle conclusioni. Smartphone che l'ho trovato molto simile all'S58 Pro di Dugi provato qualche tempo fa, molto simile esteticamente, ma all'interno ha quella marcia in più grazie anche al processore un pochino più potente. Questo qui è il primo smartphone dotato di telecamera notturna. Non so se sinceramente altri hanno seguito Dugi con questa idea, però direi che è un'idea assolutamente geniale. Sicuramente preferisco la telecamera notturna rispetto alle macro che, come ben sapete, io odio. Questo telefono l'ho trovato completo, direi che se la cava bene tra i medio gamma per quanto riguarda le prestazioni. Non fatevi ingannare dal display, perché voi direte ma un display solo HD, ma sinceramente nell'uso quotidiano non si vede nemmeno. Lo si nota solamente nella visione delle pagine web. Per esempio, se visualizzate una pagina internet in modalità desktop, per esempio le scrittine un po' più piccoline
si fanno fatica a vedere, quindi dovrete andare ad intervenire voi sullo schermo per ingrandire il testo, per esempio. Questo qui è proprio l'unico esempio che mi viene in mente. Per quanto riguarda il prezzo d'uscita veniva proposto a 340 euro. Ora che siamo ad aprile, quindi sono passati 6 mesi, un po' meno, circa, viene proposto a 250-260 euro. Assolutamente un prezzo ottimo e questo telefono è da tenere in considerazione a questo prezzo. E se voi amate questi telefoni rugged ve lo consiglio assolutamente, soprattutto se volete provare questa telecamera notturna. Rispetto all'S58 Pro andrete a risparmiare quei 100 euro, però qui avrete qualcosina in più per quanto riguarda le prestazioni, quindi vedete voi in base alle vostre esigenze. Comunque io per qualsiasi cosa voi scrivete qui sotto nei commenti, sono sempre a vostra disposizione. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog!